Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare questa mattonella Granny con al centro una farfalla. La settimana scorsa ho fatto un video in cui vi mostravo tutta la collezione di mattonelle di cui vi ho fatto il tutorial finora e vi chiedevo quali altre mattonelle vi sarebbero piaciute e una di voi mi ha detto che avrebbe voluto vedere la mattonella con al centro una farfalla. E così ho guardato un po' in giro, ho visto alcune idee e ho fatto la mia versione della mattonella Granny con al centro una farfalla. La farfalla che ho usato è quella con cui anni fa ho fatto il tutorial di questo segnalibro, di cui vi lascio il link nella descrizione del video. La farfalla è praticamente identica, ha solo una differenza dietro nella parte in cui poi agganciamo il quadrato. Ovviamente queste mattonelle le potete fare con qualunque filato vi piaccia di più. Questa l'ho fatta con il filato Catania, quella che faremo insieme nel tutorial l'ho fatta con il filato duetto, che è un po' più grosso, così vedete meglio i punti. Fatemi sapere se questa mattonella vi piace scrivendo un bel messaggio qui sotto il video oppure regalandomi il vostro like, e se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Un'ultima cosa, io non ho messo catenelle tra le ripetizioni sui lati, ma se voi volete fare un lavoro più morbido potete tranquillamente mantenere le 3 catenelle sugli angoli e mettere una catenella tra le ripetizioni del lato. Iniziamo facendo un anello magico. E lavoriamo tutto il primo giro nel cerchio. Nel giro 1 la ripetizione è 3 punti alti, 3 catenelle e ripetiamo per 8 volte. Il primo punto alto lo sostituiamo con 3 catenelle. La prima è quella dell'anello magico. Tre punti alti, 3 catenelle e ripetiamo in totale per 8 volte. Alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto, quello che abbiamo sostituito con 3 catenelle, e lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto fino ad arrivare al successivo archetto. Un punto bassissimo anche nell'archetto. E da qui iniziamo il giro 2. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. Nel giro 2 in ogni archetto lavoriamo 3 punti alti, sostituiamo il primo con 3 catenelle, cinque catenelle, 3 punti alti. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. In ogni archetto 3 punti alti, cinque catenelle, 3 punti alti, e ripetendo in questo modo completiamo tutto il giro 2. E alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto. E da qui iniziamo il giro 3. In questo archetto lavoriamo un punto basso. E nell'archetto di 5 catenelle 5 punti alti, un pippiolino di 3 catenelle, 1, 2, 3 e un punto bassissimo alla base, qui, e
5 punti alti. Un punto basso tra le triplette del giro precedente e nel prossimo archetto lavoriamo 10 punti alti. E un punto basso tra le triplette del giro precedente. Nel prossimo archetto lavoriamo di nuovo 10 punti alti, un punto basso tra le triplette del giro precedente e nel prossimo archetto lavoriamo come abbiamo lavorato nel primo archetto: 5 punti alti, un pippiolino di 3 catenelle, 5 punti alti. E come sempre lavoriamo un punto basso tra le triplette. Per completare questo giro ci rimangono 4 archetti grandi. In questi 4 archetti lavoriamo sempre e solo 10 punti alti e poi ovviamente lavoriamo sempre anche il punto basso tra le triplette. In questo modo. E alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso del giro. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Nascondiamo i fili con un ago sul retro del lavoro attraverso i punti. Per formare la farfalla dobbiamo solo piegare in 2 le 8 ripetizioni, tenendo davanti le 2 ripetizioni coi pippiolini. Le pieghiamo in questo modo e questa è la farfalla. Le ripetizioni con i pippiolini restano sopra, le ali sotto non hanno i pippiolini e le 4 ali dietro non hanno i pippiolini e sono quelle su cui costruiremo il quadrato. Prepariamo un nodino iniziale con il filo del secondo colore. E agganciamo il filo. La farfalla è messa in questo modo, iniziamo da questa ala. Contiamo 5 punti alti, 1, 2, 3, 4, 5 e agganciamo il filo nel sesto. Questo sarà uno dei 4 angoli, intanto qui lavoriamo 3 punti alti, il primo lo sostituiamo con 3 catenelle. Saltiamo 2 punti e nel terzo 3 punti alti. Saltiamo 3 punti, 1, 2, 3 e nel quarto lavoriamo 3 punti alti. Saltiamo 3 punti e nel quarto lavoriamo un angolo, 3 punti alti. Tre catenelle, 3 punti alti.
Saltiamo 2 punti e nel terzo lavoriamo un punto alto. In questo punto iniziamo anche un altro punto alto e ci fermiamo qui. Ed ora lavoriamo un punto alto doppio nel primo punto alto di questa tripletta. 2 volte filo sull'uncinetto, entriamo proprio nel corpo del punto alto, chiudo 2, chiudo 2 e adesso chiudiamo tutto insieme. Iniziamo un altro punto alto doppio nello stesso punto e ci fermiamo qui e poi lavoriamo un punto alto triplo 3 volte filo sull'uncinetto e questo punto lo lavoriamo nella terza tripletta, nel terzo punto alto della tripletta del giro 1, qui, così. Chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2 e adesso chiudiamo tutto insieme. E questi 3 punti sono come se fosse una tripletta, però riempiono di più questo spazio. Ed ora lavoriamo dall'altra parte al contrario, iniziando con il punto alto triplo, chiuso con il punto alto doppio, un punto alto doppio chiuso con un punto alto e poi un punto alto. 3 volte filo sull'uncinetto ed entriamo nel primo punto alto di questa tripletta. La farfalla è piegata in questo modo, è il primo di questi 3. E ci fermiamo qui e poi un punto alto doppio nell'ultimo punto alto di questa tripletta, quella che è dietro questa. E li chiudiamo insieme. Iniziamo un punto alto doppio in questo punto, qui inizia il prossimo ventaglio e lavoriamo nel secondo punto alto di questo ventaglio. Qui lavoriamo un punto alto e chiudiamo insieme e un altro punto alto. In questo modo. Ed ora ricominciamo a lavorare normalmente. Saltiamo 2 punti e nel terzo lavoriamo un angolo, 3 punti alti, tre catenelle, 3 punti alti. Saltiamo 3 punti, 1, 2, 3 e nel quarto lavoriamo 3 punti alti. Saltiamo 3 punti, 1, 2, 3 e nel quarto 3 punti alti. Saltiamo 3 punti, 1, 2, 3 e nel quarto lavoriamo un angolo, 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti. Saltiamo 2 punti e nel terzo 3 punti alti.
saltiamo 3 punti e nel quarto lavoriamo 3 punti alti. E poi completiamo il primo angolo. Dove abbiamo lavorato la prima tripletta, lavoriamo 3 punti alti. E sostituiamo l'archetto di 3 catenelle con una catenella e un mezzo punto alto nel primo punto alto del giro. In questo modo abbiamo un archetto grande come 3 catenelle, ma siamo al centro dell'archetto. Con questo giro abbiamo reso quadrato quasi perfettamente il lavoro. Dal prossimo giro lavoriamo giri di granny classico, lavorando angoli in ogni angolo e triplette di punti alti sugli archetti dei lati. Iniziamo con mezzo angolo, lavorando 3 punti alti e sostituiamo il primo con 3 catenelle. E questo angolo lo finiamo alla fine come è stato nel giro precedente. Sul lato lavoriamo una tripletta di punti alti in ogni archetto. In ogni angolo lavoriamo un angolo, 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti. E su questo lato lavoriamo sempre triplette di punti alti. Tra la tripletta d'angolo e i 3 punti successivi lavoriamo 3 punti alti. Saltiamo 3 punti e qui al centro lavoriamo un'altra tripletta di 3 punti alti. Saltiamo questi 3 punti e anche qui lavoriamo una tripletta. E completiamo tutto il resto del giro lavorando angoli negli angoli e triplette di punti alti negli spazi sui lati. E alla fine, come è stato per il giro precedente, completiamo anche il primo angolo lavorando 3 punti alti. E l'archetto di 3 catenelle. Se il vostro lavoro finisce qui, se la vostra mattonella è grande a sufficienza, completate lavorando 3 catenelle e un punto bassissimo nel primo punto, oppure chiudendo con la chiusura invisibile che abbiamo visto tante volte. Se invece volete ingrandire ancora il lavoro, come prima, sostituite le 3 catenelle con una catenella e un mezzo punto alto nel primo punto. Da qui in poi, se volete ingrandire il quadrato, dovete solo ripetere l'ultimo giro che abbiamo lavorato insieme. La lavorazione è sempre la stessa, l'unica cosa che cambia è che per ogni giro aggiuntivo sul lato ci sarà una ripetizione in più di triplette. In questo giro abbiamo lavorato 3 triplette sul lato, se lavorate un altro giro ne avrete 4 e negli angoli lavorate sempre angoli. Io con il quadrato mi fermo qui, quindi lavoro 3 catenelle e chiudo con la chiusura invisibile. Tagliamo il filo un po' lungo, lo infiliamo in un ago senza punta, entriamo in tutto il secondo punto alto e rientriamo al centro dell'ultima catenella che abbiamo lavorato e anche al centro del primo punto alto.
In questo modo formiamo una catenella che sarà la catenella del primo punto alto. Dietro facciamo un nodino e nascondiamo il filo tra i punti. L'ultima cosa che ci rimane da fare è il corpo della farfalla. Tagliamo un pezzo di filo del colore di cui vogliamo fare il corpo e lo infiliamo in un ago senza punta. Lasciamo una codina iniziale un po' lunga qui su e, aiutandoci con l'ago, passiamo il filo da davanti a dietro intorno alla farfalla dove vogliamo fare il corpo. Tiriamo un po' e passiamo 2-3 volte. A seconda di quanto grosso vogliamo che venga il corpo. Quando abbiamo raggiunto lo spessore del corpo desiderato, qui su facciamo alcuni nodi. I nodi rappresentano la testa della farfalla, la testina, e quindi più nodi facciamo e più la testa sarà grande. Una volta raggiunta la grandezza della testa che ci piace, questi fili che faranno da antenne li posizioniamo nella posizione che preferiamo, fissandoli in un punto in questo modo, e poi dietro facciamo un nodo e nascondiamo il filo come abbiamo imparato. E la mattonella con la farfalla è pronta. Vi devo dire che mi piace molto, sono soddisfatta del risultato, il quadrato è praticamente perfetto, se facessimo un altro giro verrebbe ancora più perfetto e in ogni caso anche così, una volta unito poi agli altri quadrati, la lavorazione viene piatta, perfetta. Con questa mattonella ovviamente si potrebbero fare delle copertine meravigliose alternando questa a quelle tradizionali, o anche per esempio inventando un gioco di mattonelle magari con questa ed altri fiori, quelle tradizionali. Insomma, poi so che la vostra fantasia, alternando i colori, che la vostra fantasia vi farà fare cose fantastiche. Fatemi sapere se vi piace, se la userete e cosa vi piacerebbe fare con questa mattonella scrivendo un bel messaggio qui sotto il video, oppure fatemi sapere se vi piace regalandomi il vostro like. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!